Hello, everybody. Today we are really pleased to offer this conversation between Vittoria Surliuga and the prominent Italian artist Gribaudo. Vittoria Surliuga is Associate Professor of Italian Studies, Italian Program Coordinator, and World Cinema Coordinator in the Department of Classical and Modern Languages and Literatures at Texas Tech University. She is a scholar of modern and contemporary Italian art, cinema, and literature, as well as a poet and a translator. She was awarded so many fellowships that I will not mention them. Because there are too many, really. But I'd like very much to mention the fact that she curated the exhibitions of the artist we are going to be in conversation with, Ezio Gribaudo, Life and Art at the Department of Classical and Modern Languages and Literatures, Texas Tech University, and Ezio Gribaudo, A Lifetime in Art at the Texas Tech University Libraries. Her publications include many books devoted to Gribaudo activity, but also many books and essays devoted to Italian poetry. And she wrote also not only about contemporary poetry, but on Baroque poetry, Giambattista Marino. She wrote on Federico Fellini, and I think she is going to publish in the next few months a book about neo-realism cinema. And she authored 6 books of poems, of which the most recent one is Shadow, 2018. So it will be very interesting, I think, to have a conversation between a person who is not only a professor, but is a poet with an artist. I mean, a true artist. It will mean that it will not be just a sort of academic analysis of Gribaudo's work. So I'd like very much to ask Vittoria, where does it come, this interest, this strong interest from for Gribaudo's work and life? Good afternoon, everyone, and good afternoon, Fabio. It is a pleasure being here with you. Thank you for the great presentation of my work. I started working on Ezio Gribaudo a few years ago, and the departure point was my work on patronage. I had just completed some research at the Guggenheim Archives, both in New York and in Venice, on patronage, and especially on the Peggy Guggenheim collection and the acquisitions of Peggy Guggenheim. So as I was studying her autobiography, I came across the name of Ezio Gribaudo. And it reminded me of the fact that my father used to collect his artwork. And from that moment onwards, pretty much I started studying more accurately Gribaudo's production. And the first exhibition was curated in 2016. 2 more followed. So my work on patronage and Peggy Guggenheim was the departure point for the work on Ezio Gribaudo. And this has produced in turn 6 books and all the publications that you so eloquently have described before. Yes, Gribaudo, by the way, is also a very interesting case of an artist who is not only an artist, actually, because
he is also, we could say, an art organizer. I don't know, an art manager. He works extensively in the market of art, exhibitions, etc. Do you think that this was something that interested you? Ezio Gribaudo is one of the few contemporary artists who, in my opinion, has a very tight control over his public persona. And he generated, in turn, the figure of an artist who is also an entrepreneur, who's also a cultural organizer, and who's a collector. So he has many traits to his artistic personality, and this is also something that has interested me since the very beginning because, as you mentioned, I'm working on a book on uh, neorealism somehow on four Italian actresses that worked around those times. And the issue that comes across in Fellini, for instance, is the issue with celebrity studies, celebrity culture, and so on. And so to have someone like Ezio Gribaudo, who was able to generate such a strong public persona with specific interests within it, in my opinion, has always been pretty remarkable in general. Do you think that there are some differences between an artist, an Italian artist like Ribaudo, and we could say, the model of American artist, the type of American artist? I mean, could Ribaudo be an American artist, or is there something typically Italian in his persona and in his work? I would say that in general, the Italian artists often do not have the same organizing principle around that work that American artists would have. There is somehow a pattern in the artistic careers, and I would say that for many Italian artists, this pattern is somehow left to chance. And I would say that Ezio Gribaudo is one of the very few Italian artists, and of course I do not know them all, but who specifically planned his production and gave an organizing principle to how he wanted to develop a public persona, express it, and bring forth his art into the world. So, to answer your question, I find this structure, as far as the Italian creatives to be concerned, to be more alive with poets and with writers than with artists. But I have not really worked with that many artists as much I have worked with the writers. So my point of view is somehow limited to my study of the Peggy Guggenheim artist, so to speak, and artists that I have followed. And among them, we have, needless to say, Ezio Gribaudo. The market for Gribaudo in the States, as far as you know. I mean, he's a well-known author because the American market is sometimes problematic, and there are many differences. Many authors who are very famous in Italy, like Schifano. Now we have an exhibition in New York, but Schifano is not as well known in New York or in the States as it should be. So I don't know what's the situation for Gribaudo. I think that fame, in general, Fabio, to answer your question, is a very subjective issue. Many people who consider themselves to be celebrities or to be famous are not necessarily as known as they possibly would like. But that doesn't really mean much. I mean, I have been curating exhibitions where my fellow curators didn't know who were the main people in Italian modern art, for instance, Giorgio De Chirico, but that doesn't really mean anything. The issue of perception is really, in my opinion, what counts.
And I think that there have been institutions like the Italian Cultural Institute in New York, the one in LA, Magazzino Italian Art in Cold Spring, and others that have done an exceptional job in bringing forth contemporary modern Italian artists that otherwise would not be necessarily that known in in America. But I think that most creative people would find themselves to be exceptional stars in their field if you ask them. I love your answer, Vittoria, really, Thank because you. yes, thank you so much. It's such a beautiful answer. That at this point, I think that the only question is because I don't know. Maybe we are going to have also an Italian public, not only an American public, and I think that many Italian professors are going to be stunned to see a professor in poetry and literature devoting also to cinema, to art, etc. Can you explain a bit what's the idea of the Italian studies in the States and the difference between the structure of the Italian studies courses in the States and the structure of the Italian literature courses in Italy? Well, first of all, I am mainly trained in the US. I went to college at Mount Holyoke, I was at Brown, I was at Rutgers, and I lived in New York for many years. So I would say that culturally, my main home would probably be New York, I mean, without any doubt. But I would say that in general, Italian studies, for how I have seen develop them, in in America, they have incorporated many different aspects of Italian culture, but the rest is mainly individual. For instance, I started when I was at Mount Holyoke working on comparative literature. Comparative meaning French, Italian, and Latin, literature written in Latin. And then I was at Rutgers, where I worked on the Renaissance and the Baroque and the relationship between text and image. And then at Rutgers, I started working on contemporary Italian poetry, namely Milanese poetry. Um, and now I dedicate a lot of my work to post neorealist and neorealist productions. So neorealism and Italian stardom studies. So I think that there is a lot of space to really pursue your specific interest. And I think that everybody is doing something different with a very specific interest for migration now, for LGBT issues, and for how Italian culture has really become quite multicultural, and it incorporates many aspects of identities, to answer your question. But as far as Italian studies in Italy, probably my answer would not really be complete. I have not met many Italianists. I have worked in the past on law with Piero Gibellini. I have worked with people who are Italianists based in Italy, but I have mainly worked with Italianists who are based in the US, to answer your question, Fabio. Yes, Vittoria. I think that in Italy there is still a strong separation between the different fields, literature, art, cinema. We have different professors, different courses, but in reality, in many cases, the same person, I'm thinking about Fellini, who is obviously a great movie director, but he usually also to make drawings, and also he was very interested in poetry, like Zanzotto. So the different fields are very well connected, and I think that this is something that the United States university system can teach
us, can teach the Italian system about this intertwining of different fields. So thank you very much for answering my questions about your work, about what you are doing and your interests. And now I think that I would like very much to listen to your question, to the question you are going to pose in your conversation with Gribaudo, and I will give you the floor. Thank you very much, Vittoria. Thank you, Fabio. Vorremmo chiedere al maestro Gribaudo alcune cose che riguardano la sua esperienza internazionale e anche espositiva, sia come artista, sia come editore d'arte, sia come organizzatore di eventi culturali. E volevo quindi almeno no, iniziare con una prima domanda che riguarda il suo percorso di artista, proprio il suo lavoro, che unisce una vita letteralmente come editore d'arte, come collezionista e come artista, con moltissimi riconoscimenti. E quindi in che modo questa vita all'interno dell'arte ha definito le sensibilità artistiche, nonché tutta una scelta di materiali e tecniche. E quali sono le maggiori personalità dell'arte con cui ti è piaciuto di più lavorare, a partire da Peggy Guggenheim a Francis Bacon, Henry Moore e Joan Miró, e tutte chiaramente le attività espositive a New York, ecco. Quindi un po' una domanda a tutto tondo, no? Su quella che è la tua esperienza di artista, editore d'arte e organizzatore di attività culturali. Direi che non è una domanda questa qui è La conferenza piena. È una domanda talmente grande che non ci sta neanche il mondo dentro. In questa attività mi inserisco da giovane che ha voglia di andare al di là delle stelle. C'era un momento in cui si parlava dell'America come dell'Eldorado, c'era la lotta tra il potere della Francia e di New York. Tutto questo mi eccitava la mia immaginazione e poi volle il caso che ho trovato di collaboratori che stavano a questo mio interesse a cosa succedeva al di là dell'oceano, perché sono moltissime le cose che dovrei dire che non basterebbe un giorno, perché la mia attività culturale, la mia è sempre stata il mio difetto fondamentale più che altro rivolta verso gli altri. E allora ci sono vari elementi che hanno dato l'abbrivio all'interesse in America. Pensate un po' che non si andava ancora in America dall'Europa, se no c'era scalo a Sceno in Irlanda. E l'interesse europeo era talmente grande che era Parigi che dominava la situazione. E allora i più grandi mercanti erano sicuramente dei grandi americani perché erano i più ricchi. Attratto da questa specie di Eldorado, ma poi forse questa è un'attrazione fatale che tutti gli uomini hanno di andare a vedere cosa succedeva di là. Erano pochissimi gli italiani di un certo peso che erano andati in America. Forse qualche economista famoso. Io ero interessato a sapere cosa succedeva in America. In America ero infarcito di notizie che non si parlava ancora della pop art, e ma tutto questo mondo mi interessava. Allora vado in America e qui attraverso questi viaggi che non vi dico, sono stati meravigliosi, e ho incontrato personaggi incredibili. Uno dei primi personaggi, guarda, vedremo domani sera
in un locale che era vietato a tutti, vietato, ma allora cantava Liza Minnelli, ma figurati, ed era lo studio 54. Io arrivo lì con un grandissimo personaggio, non faccio il nome, e lui dice: no, questo signore non può entrare, tu puoi entrare. E io dico: madonna, chi è? C'era Jesse Jones, Riva Castellman, tutti gente, direttori, importanti musei e attività che allora in America erano importanti. E lui è stato l'abbrivio, ciò che mi ha dato poi degli interessi di occuparmi di tutte queste cose nell'editoria. Nell'editoria incontro niente proprio di meno con Harry Abrams e un suo collaboratore, il vicepresidente della più importante casa editoriale. Aveva fatto il club del libro e aveva un successo mondiale. E non sapete che questi libri la maggior parte venivano prodotti in Italia. Allora, ma è talmente tante le cose che vorrei dire che si accumulano tutte su un solo. Questo interesse mi ha dato la forza, la volontà di, con questi personaggi, ho costruito la parte editoriale moderna, contemporanea, ed erano tutti assetati di ciò che succedeva, perché in quegli anni gli interessi artistici erano riservati a pochi. Nacque l'idea di iniziare un'attività editoriale che allora non era ancora sviluppata, con dei personaggi incredibili. Innanzitutto io avevo delle credenziali. Hans Hofmann, il fondatore delle Hofmann School a New York. Lui porta l'arte mondiale a New York. I vari Roscoe, i vari russi, i vari tedeschi, i vari tutti arrivano a New York tramite Hofmann. E Hofmann è un altro di quei personaggi che mi è vicino a lui, un autorevole, insegnante alle Hofmann. C'era una specie di università e con loro ho avuto il primo contatto che erano poi i più grandi artisti contemporanei. È stato facile per me perché nessuno aveva messo editorialmente, perché gli editori erano interessati semmai a qualche pittore di realismo gotico in Piemonte che io già avevo fatto, libri che erano di una rarità bibliografica straordinaria, super straordinaria. Questi personaggi erano loro stessi persone importanti e io li vedevo come un miraggio. Con Michel Pied organizzo in una nottata, dopo aver visto 150 slide, una mostra della morfologia ossea, e per la prima volta in America, eccetera, arriva tutto un gruppo di francesi, russi, americani, eccetera. E lì nacque la mia attitudine a pensare più che altro a questi grandi personaggi, per cui c'era uno Dubuffet che aveva già fatto cose importanti al Guggenheim di New York, e mi dice: ma lei si dedica a questo, e la sua attività di pittore era già lodevole, perché io avevo già vinto premi importanti, tra cui una Biennale di Venezia, ed era il fiore all'occhiello per un artista nel mondo. Ribadisco, nel mondo, solo i più grandi. Pensi che io ho vinto un premio che aveva vinto 50 anni prima niente proprio di meno che Marc Chagall. Tutti, vi sto dicendo dei nomi, mi emoziono perché era il mondo intero dell'arte contemporanea e non contemporanea. In più incontro Harry Abrams, uno dei più grandi editori di libri d'arte americani, e lui mi dice: ma voi
siete straordinario, lei dovrebbe fare, e faccio le monografie di Marino Marini, che allora a New York era interessantissimo. Basti dire che la grande industria editoriale americana aveva tutti i suoi saloni, c'era una specie di collezionismo in ufficio. Ho visto i quadri, i pittori méconnus, e questo mi ha dato, ho dedicato molto tempo e molto spazio a questo periodo. E in più in Italia ero direttore di una grande casa editrice degli orari ferroviari. Questi orari ferroviari era una specie di Bibbia, perché era un volume di credo 1000 pagine su papier Bible dove si stampavano solo le Bibbie, e nel mondo c'era solo all'alba, come si chiama lì, la famiglia cristiana che forniva le Bibbie a tutto il mondo. Non c'era l'albergo in America che nel comodino non c'era la Bibbia. Però, tornando ai logoglifi e ai flani, che sono stati i momenti forse tra i più importanti e fondamentali all'interno di una produzione artistica che ha accompagnato tantissimi anni. Volevo chiederti... È stata un'intuizione, vivendo in una grande industria tipografica di vecchio stile, ebbi la fortuna che il mio presidente mi disse: vai a vedere cosa fanno in America. E io vado alla Mercantile, dove stampavano Times a New York, era già tutto cambiato, era tutto obsoleto. Ma no, ma questo qui lo usavamo 50 anni fa, ma no, ma questo qui era tutto elettronico. Noi avevamo ancora il carattere. Io ho ancora le scarpe di tipografo dove ho fatto delle cose eccezionali. Sono eccezionali perché ho fuso in piombo, ho fuso delle cose, ho dato vita alla stampa rotocalco. La stampa rotocalco è una stampa che era finita all'epoca vaticana, dove facevano questi incunaboli, eccetera, ed era, io ho ripristinato questa cosa. Sono stato pioniere di tecniche che ho rimesso in circolazione, perché capite che devo fare come fare un'intervista in pochi minuti al mondo. Io ho dato un abbrivio, ha capito, dopo Gutenberg, dopo i caratteri, che è stato il più grande perché ha usato i caratteri mobili per poter leggere i libri e i giornali. Il mio amico Umberto Eco mi diceva sempre: ah, sei stato straordinario. Ma poi il tempo ridimensionò tutto, e lì l'ha fatto la Leone e i grandi mercanti. E io organizzai a New York una mostra di Bacon. Suonavano i violini al Metropolitan, una mostra mitica da ricordarsi in tutto il mondo, e sempre. Ho fatto una mostra meravigliosa, già era stata fatta al Guggenheim di New York sul Jean Dubuffet, e Dubuffet era entrato in New York perché io, anni prima, con Renato Barilli, un altro di questi giovani, eravamo stati intervistati. Lui mi diceva: je comprends pas pourquoi vous avez des talents et vous occupez des autres. È stato se un difetto di occuparli. E poi ho avuto un'equipe di personaggi straordinari. Avevo una tipografia che aveva 500 persone. E facevamo negli orari ferroviari, mettevo Fontana, mettevo i pittori, ma avevo bouleversé un po' questo mondo.
tu nel 1976 hai portato l'intera collezione Peggy Guggenheim, l'hai portata a Torino e l'hai portata alla Galleria Civica d'Arte Moderna e hai portato Cucù Bazar alla promotrice delle arti del Valentino nel 78. Per Peggy Guggenheim hai anche pubblicato tantissimi, più o meno per un 10 anni, hai pubblicato tutti i cataloghi della Peggy Guggenheim Collection e Peggy Guggenheim ha anche acquisito delle tue opere per la sua importante collection. Volevo che parlassi un po' della tua collaborazione con Peggy La Guggenheim. mia collaborazione con la Comune è stata subito quando io andai a Venezia a visitare la Muna delle sue grandi mostre e dici, ma Peggy, tu hai una collezione bellissima, da Picasso a Duchamp, da Chagall a Polo, soprattutto Polo perché lei è stata una mercante d'arte a New York e fece le prime mostre e fece i suoi primi cataloghi, non libri. Poi dopo Harry Evans mi dice, ma dovresti occuparmi di queste cose perché avrà successo e questo lo faccio io e con lei, con Harry Evans e tutto l'equipe di cui io ero aiutato da un personaggio incredibile che aveva un nipote niente poco di meno di un primo ministro del secolo, anzi di 2 secoli fa. Questo che era, me lo mette a disposizione, lui parlava benissimo italiano e con lui ho fatto delle cose straordinarie. Noi siamo abituati, parlando dell'arte di una volta, a pensare come criterio alla bellezza. Cos'è per un artista contemporaneo? Esiste ancora questo criterio per un artista contemporaneo oppure ce ne sono altri che sono più importanti? Questo salverà questo mondo di queste ore, di questi giorni, è la bellezza che salva. Lei crede ancora alla bellezza? Credo, e come? Attraverso il bello c'è tutto. Guarda, dal sole del fiore di cappero, che è il più bel fiore dopo l'orchidea, al mattino vedi dei colori straordinari e poi dopo alle 11 tutto è morto. E nel nostro pensiero solo attraverso la bellezza, la voglia di avvicinarsi a qualcosa di creativo. Non si crea soltanto. Questi qui è una sfera, diranno che sono un pazzo folle, non importa, ma io credo è la bellezza che salverà il mondo. Maestro, mi lasci fare i complimenti per questo entusiasmo che non mi pare che a 93 anni sia diminuito nell'affrontare il mondo e anche per questa sua capacità di ricordarci che quanto importante sono per un artista gli incontri e quanto importante è stato per lei in particolar modo l'incontro con gli Stati Uniti, visto che parliamo da New York, non è solo un luogo dove gli artisti italiani hanno esibito le loro opere, ma è un luogo che è servito per accenderli, potremmo dire. La ringrazio infinitamente, l'abbraccio, lascio la parola a Vittoria Sugliuga per le conclusioni. Intervento e grazie anche a te Ezio e grazie anche a Paola per essere stata sempre attenta e presente. L'archivio è attivo dal 2017 ed è attivo per la conservazione e per la promozione di tutta l'opera di Ezio Gribaudo e di tutte le sue importanti pubblicazioni nel corso degli anni, a partire dalle edizioni d'arte Fratelli Pozzo, le grandi monografie Fabbri,
tutti i libri che ha realizzato per i più grandi artisti della modernità e della contemporaneità. Grazie Ezio e grazie del tuo intervento oggi e per essere stato qui con noi. Grazie maestro, arrivederci Vittoria, grazie molte e arrivederci insomma terremo questa intervista tra le cose preziose del nostro archivio, perché soprattutto le parti dedicate alla storia New York, la storia americana e anche quelle commoventi dedicate alla bellezza penso che siano di insegnamento per tutti. Arrivederci e buona serata a tutti.